Salve care amiche e cari amici, sto un po' litigando col cellulare perché stia in piedi. Come va? Magari ecco, mi metto un po' distante. Salve, vedo che l'illuminazione è buona ma mi dà fastidio vedere questa cosa in camera. Vabbè, tanto è tutto un casino, per cui che vuoi che ti sistemi. Allora, come va? Un saluto al nostro amico Renzo Montagnani Everything di Instagram, il quale si è comunicato con me per dirmi che mi sono scordato di rispondere a due sue domande e me ne scuso. Intanto che un po' vi informo che fanno circa 18 gradi, sono le 21:08, per questo mi trovate mi trovate così vestito con la mia giacchetta da kung fu. Io ho praticato tai chi chuan e kung fu nel passato, quindi non molto, e quindi come dire già inizia a fare freschetto. Dalla mattina alla sera c'è uno sbalzo di temperatura molto grande, però mi ritrovo a parlare di due temi che l'altra volta mi sono scordato di parlarne. Grazie per il primo like, per il secondo addirittura, che il nostro amico Renzo Montagnani Everything di Instagram mi ha detto: guarda che ti sei scordato di rispondere a due domande. E io faccio questo video per rispondere a due domande, vediamo se gli potrò dedicare del tempo. Innanzitutto mi ha domandato che ne pensassi dell'attrice francese Edwige Fenech, credo che si pronunci così, l'ho scritto qua nel wordpad. Adesso cerchiamo se è quella che io. Edwige Fenech, sì, nata nel 48, è diventata famosa per aver interpretato dei film tra gli anni 60 e gli anni 70, dei film con fra gli anni 60 e gli anni 80, quindi per 20 anni numerosi film appartenenti al genere del giallo all'italiana e della commedia sezzi, cioè quello che oggigiorno noi definiremmo, senza mancare di rispetto, del trash all'italiana, perché erano film trash, bisogna riconoscerlo, non come L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci. Io personalmente non ho seguito molto la sua carriera, non vedevo molto la tele da bambino, da ragazzo, da giovane. Sono nato nel 69, quindi ero bambino nella prima metà degli anni 70, poi nella seconda metà degli anni 70 ero giovane adolescente, nella prima metà degli anni 80 non è che ho visto molta commedia all'italiana, ripetevano i film degli anni 60 e 70 nelle piccole emittenti televisive private italiane, per esempio GBR, Teletuscolo, anche la Rai. Però non è che andassi pazzo delle commedie cinematografiche italiane, perché ho speso molti anni anche da bambino leggendo. Questi sono una parte dei libri che erano, in parte sono rimasti alcuni dei miei genitori, ma molti sono miei che ho comprato a letto io, e
alcuni molti abbastanza sono andati persi, quindi ho letto molto più di quello che c'è lì. Anzi, se mi sposto voi potrete vedere che vi faccio vedere che anche nella parte bassa ci sono libri. Non so se si vede, ci sono libri, ci sono libri. Castaneda. Quindi sono dei mobili foderati di libri. C'è anche Crowley e vabbè. Poi voi dovete sapere che io già nel mio ultimo live broadcast ho parlato di libri e di letteratura, ma voi domande non me ne fate perché non mi volete dare questa soddisfazione di farmi delle domande sui libri. Adesso mi segue una persona, ma ho avuto 2 like, significa che uno è entrato, è passato, ha guardato e gli ha dato like e se n'è andato, ha dato un like al passo. Ecco, così è meglio, se no sto troppo lontano, sto cavolo di cellulare mi taglia la testa, viene. Ecco, perché se no magari l'audio viene. Allora dicevo, se volete farmi delle domande, per quello che io non guardavo molto i film nella Rai, nelle televisioni private, a parte Staglio e Olio, ma un sacco di film non ho visto, non vedevo, non seguivo, a parte Piero Angela, ho sempre seguito Piero Angela, Quark, Super Quark, Viaggio nel mondo del paranormale, Viaggio ai confini dell'universo, documentari sulla storia, l'antichità, ma altro non guardavo. Allora non ti so dire, ho visto Fenech attuare in qualche film, parodia di film diciamo commedia sessuale, ma non è che avessi una predilezione per le commedie sessuali all'italiana. Comunque io sapevo che Edwige Fenech era l'amante ufficiale di Giovanni Agnelli, che ne aveva anche altre e che magari ha fatto carriera anche perché aiutata, spronata o con l'appoggio ufficiale di Giovanni Agnelli. Per quanto riguarda invece i videogiochi della mia infanzia, un sacco davvero un sacco. Innanzitutto quando io ero proprio bambino e negli anni 70. Ciao, come va? Tutto bene? Ciao Claudio Wolf, come stai? Sì, tutto bene, sono contento che a te vada anche bene. Allora Claudio Wolf, rispondendo alle domande di Renzo Montagnani Everything, che mi ha domandato quali erano i videogiochi della mia infanzia, bene, sono contento che va di tutto a posto. Io ho iniziato a giocare, poi per un certo tempo mi sembra che l'avevano chiuso al Luna Park di Euro, che c'era un'enorme ruota, non so se è rimasta ancora perché io dall'Euro non ci passo più da molti anni, ma mio padre mi portava quando ero piccolino, quando avevo 4-6 anni, andavamo molte volte all'Uneuro, al Luna Park di Euro, e mi ricordo che c'erano delle macchine, ma non erano dei videogiochi nella prima, forse anche nella seconda metà dei 70, non so quando mi portasse esattamente, ma erano tipo le arcade, soltanto il mio preferito era giocare al sottomarinista, cioè io avevo un periscopio, si sentiva tu come se fosse il sonar, c'era uno scenario in cartapesta e c'erano delle navi nemiche che si muovevano sulla cresta dell'onda alla distanza, andavano avanti e indietro. In realtà non era nulla di elettronico, era un meccanismo elettrico, meccanico. Allora
io quando riuscivo a allineare la mira del periscopio con diciamo il cerchietto che aveva la sagoma di ogni imbarcazione, schiacciavo il bottone, partiva come si accendeva in realtà una scia di lampadine che non erano led, erano lampadine che andavano in direzione probabilmente del centro del pannello che c'era in fondo, perché non era una cosa, non c'era uno schermo, non era elettrico, era tutto, e passavano meccanicamente queste sagome di barche. Quando c'entravo scoppiava tutto, si vedevano effetti luminosi, si accendevano luci, però erano non erano videogiochi, erano giochi meccanici. Infatti c'era un altro che tu sparavi con un fucile che estraevi dalla macchina, e c'erano delle sagome, tu sparavi a degli orsacchiotti, a delle paperelle, ma anche c'era la cosa più moderna, è che c'era un filmato di un cowboy che ti stava per sparare. Allora se tu gli sparavi prima, lo sparavi una gamba o lo sparavi al cuore, e si azionavano dei film diversi. Quindi quelli sono stati i miei primi giochi elettronici, erano giochi elettronici come il biliardino elettronico. Io ho anche giocato a versioni di biliardino non elettronici che si azionavano con dei manubri, e tu dovevi con la pallina fare il contrario, invece di mandare la pallina nelle buche dovevi fare in modo di non far cadere la pallina nelle buche fino a che arrivavi alla buca dove ti davano il premio, che normalmente in quei piccoli biliardini non elettronici che stavano fuori i locali, le pizzerie, tutto, ai bambini davano o delle sorprese, diciamo, o delle biglie in plastico con la figura del ciclista, del campione d'Italia, oppure delle biglie di vetro da giocare, o delle caramelle, delle gomme, dei cioccolatini, dei gettoni per ritirare un premio all'interno del bar. Io ho giocato con i biliardini non elettronici da quando ero piccolissimo, e con questi giochi elettronici che consistevano nel far passare sagome davanti e dietro, fino a che tu con un fucile o un periscopio azionavi il grilletto e si accendevano delle luci, e se ci azzeccavi, se si trovava la sagoma allineata con il mirino, facevi dei punti. Quindi pensa quanto ero piccolo io, che adesso ho quasi 50 anni, quanto tempo fa. Poi naturalmente è venuto il momento degli anni 80 degli arcade. Io ho avuto il Luna Park, ora sono dei covi di ragazzini che fanno casino e spaccano tutto. Qui da noi il Luna Park non ci puoi andare tanto. Grazie Claudio Wolf. È il degrado del nostro paese. Più che Luna Park, oggigiorno sono dei Luna Pork. Ci vanno i porci, cani e porci. Vabbè, è il degrado della vita. Io ho dei buoni ricordi di infanzia del Luna Park di Euro. Meno male che non ci sono più andato, anche perché sono cresciuto. Però voglio dire, ho vissuto i primi arcade, quindi come dire, ho avuto occasione di giocare con i primi arcade che si sono diffusi a Roma, privilegio che hanno avuto in molti, soprattutto nei bar, e che la gente era contraria. Prima il biliardino elettronico, che beh vabbè, io ero nato che già c'era il biliardino elettronico, ma non ci ho giocato molto, il flipper. E poi la gente era contraria ai giochi, ai videogames, agli arcade. Pensa a te, Double Dragon, Street Fight, già versione postuma, che tutti dicevano che erano dei giochi violenti. Anche Mario Bros incitava ossessionava la gente, eccetera. Pensa a te poi con i giochi tridimensionali di adesso, che tipo Half-Life, Counter Strike, che direbbero. Street Fight era bello, Mortal Kombat, ecco, se la gente era critica di Street Fight e di Double Dragon, pensa di Mortal Kombat nelle versioni più sanguinarie, o di Arena Quake 3,
dove puoi fragare, fare scoppiare gli avversari e si vedono budella, sangue e tutto. Allora Double Dragon era la cosa più violenta e si diceva che contenesse violenza persino Mario Bros o Pac-Man, che incitava, che ne so. Ma se vanno a criticare anche i film, allora dovrebbero criticare anche gli horror. Esatto, e come dice Bilingo o Biglino, Bilingo, la Bibbia ha dei cantici di guerra e delle scene veramente crudeli. Infatti Aleister Crowley diceva: quando viaggio in treno voglio portare con me un libro che parli di stupri, omicidi, assassinati. Sì, sì, sono delle cose assurde. Ma Aleister Crowley diceva: quando voglio portare un libro che parli di incendi, assassinati, omicidi, furti, stupri, rapine, sequestri, guerre, malattie, vendetta e tutto, porto con me la Bibbia del Vecchio Testamento, perché è piena di assassinati, omicidi, vendette, stupri, cannibalismo, incesti. Quindi si dovrebbe proibire tutto, pure la Bibbia. I giochi e i film sono delle opere di fantasia. Esatto, e per me pure la Bibbia è un'opera di fantasia, però è opinabile. Allora dicevo che ho vissuto tutto il periodo degli arcade e nella prima o seconda metà degli anni 80, credo la prima, i miei genitori mi regalarono l'Atari e l'Intellivision, quindi ho avuto molte cartucce di Atari, meno di Intellivision perché circolava di meno, anche se qualcuna l'ho comprata negli Stati Uniti di Atari, di cartuccia, quando facevo le vacanze a Miami. Ma succedeva spesso che, visto che abbiamo sistemi PAL e SECAM differenti, non so quale, che non funzionassero tanto bene. L'Atari è fallita. Sì, l'Atari è fallita perché i giochi, l'Atari è fallita perché ha fatto ha invertito troppo in alcuni giochi, che sebbene la console avesse avuto successo, infatti se guardi in internet ci sono dei siti dove commemorano i migliori giochi dei tempi dell'Atari 2006, e hanno anche avuto degli ottimi arcade, però hanno fatto dei cattivi investimenti e sono usciti dei giochi che avevano così tanti bugs che erano incorreggibili. Addirittura è uscito un gioco, se non mi sbaglio, basato su ET, che in pratica non si poteva giocare perché succedevano delle cose assurde, quasi allucinanti, psichedeliche, che non si riusciva a capire che cosa si doveva fare nel gioco e quanti punti si guadagnavano, e quindi hanno fatto dei cattivi progetti. Pare le vogliono rimettere sul mercato perché ora la gente è fissata con i giochi e console vecchi. Eh sì, è il revival, quando non hanno nuove idee propongono il vecchio. Però dicevo, l'Atari ha fatto delle cattive inversioni ed è fallita perché non era rimasta la sola, poi perché si era espanso il mercato dei computer. E a proposito di questo, poi ho avuto la Commodore 64, che già era un personal computer 64 bit. Dovevi caricare il gioco o il programma attraverso il piccolo dischetto rigido. Poi ho avuto un lettore di disco rigido flessibile che era grande così e che costava molte volte di più la Commodore 64 e che pesava, non so, 5-10 kg. E con la Commodore 64 mi sono divertito come un pazzo. Mi ricordo che, a parte il lettore di disco flessibile grande, leggeva i giochi da un mangiacassette. Poi ho avuto l'Amiga 500. L'Amiga 500 è stata veramente molto bella, funzionava anche lei solo, però con disco rigido piccolino da 3 pollici e qualcosa, e bisogna dire, o meno, non so, che c'aveva una linguetta metallica. Io ce l'ho avuto anche per il mio primo computer, eh, un Pentium 3 che aveva quei dischi. Poi ce li ho in giro ma non mi servono
e volevo dire che l'Amiga 500 è stata forte, però poi è uscita l'Amiga 1200 che navigava in internet. Io non ho avuto internet fino al 2000 e quindi non so come si navigasse, perché mi sembra che andava a pulso a scatto telefonico la prima amiga, la prima Amiga 500. No, la prima Amiga 1200 andava con pulsazioni telefoniche, con scatti telefonici in internet, però io non ho navigato in internet fino al 2000-2001, quando ho avuto un computer da scrittorio dual no Pentium 3, esatto, della Compact. Prima della Amiga 500 ho avuto un Olivetti che aveva i tasti funzione gialli, però è stato un fracasso di computer, forse è stato uno degli ultimi computer Olivetti, perché loro lo volevano lanciare nel mercato professionale per gli uffici, ma hanno visto che non l'hanno progettato bene, allora gli hanno colorato i tasti, gli hanno incorporato nella memoria un gioco e lo hanno lanciato come home computer. È stato forse il primo e l'unico home computer Olivetti. Non è stato per niente bello, aveva un suono pessimo, dovevi comprare parlanti a parte, dovevi, insomma, l'ho dovuto vendere per comprare l'Amiga 500 e ci ho rimesso. Dopodiché la Olivetti ha venduto il suo comparto informatico all'IBM e ha cessato di fabbricare computer, perché era una degna rivale europea per l'IBM. Però De Benedetti, assunto la presidenza della Olivetti, ha svenduto il comparto elettronico dei computer all'IBM e quindi l'ha smantellato da dentro. Altrimenti la Olivetti sarebbe rimasta una marca a produrre cellulari, computer, chissà che successo avrebbe avuto, o magari no, non lo sapremo mai. Poi altri miei videogiochi preferiti non so, perché comprando il mio primo computer ho comprato The Devil Inside, Arena Quake 3, che è il mio gioco preferito. Poi vabbè, The Sims, che non mi è piaciuto molto perché non si capisce esattamente qual è la finalità di giocarci, è una vita troppo parallela, simulata, non mi piace, preferisco che ci sia una differenza fra il gioco e la vita. E poi vabbè, non ho videogiochi ultimamente, non gioco molto perché preferisco fare video, ma quelli sono stati giochi della mia infanzia, senza contare che ho avuto un Game Boy che era tipo, hai visto quando non c'è connessione e con Google Chrome appare il tirannosaurio che tu gli fai o barra spaziatrice o clic o fai tip nello schermo, inizia a saltare gli ostacoli? Ebbene, i Game Boy di quell'epoca erano al quarzo scuro monocromatico e tu avevi dei bottoni, prevalentemente c'avevo uno che consisteva nell'invadere un castello. Allora tu neanche dovevi direzionare l'omino, solo dovevi schiacciare un bottone perché possa saltare il fossato per andare nel castello. Poi ho avuto altri due o tre. Purtroppo un mio compagno che saluto, se lui guarda questo video sa a chi mi sto riferendo, ma non faccio nomi perché in tutti i sensi è stato, almeno in questo, figlio di buona donna, che frequentava una scuola nella quale andavo anch'io e che gli ho prestato uno o due di questi giochini al quarzo, sebbene venisse a fare merenda a casa mia tutti i giorni e non me lo riportava, me l'ha riportato rotto, e a quell'epoca costavano 50.000 lire i giochini al quarzo, è vero, cioè 25 dollari dell'epoca, anzi di più,
perché erano gli anni 80, la prima metà degli anni 80, e quel giochino ti, ti, prrr, ti, al quarzo che saltavano gli omini. Mi sembra che c'era ogni tanto appariva il cavalluccio di Troia, eh? Poi quei giochini li hanno fatti colorati, io non li ho avuto, non ho avuto neanche il Tetris da mano, non ho avuto già quelli che apparivano con lo schermo al quarzo, che era un piccolo televisore al quarzo, invece di essere quarzo colorato. Io ho avuto il quarzo nero, poi è uscito quarzi colorati in qualche modo, poi sono usciti quelli che invece avevano uno schermo led, e poi vabbè adesso fanno tipo un pad che sembra un cellulare ma non è un cellulare, e tu lo puoi usare come controllo remoto, ma ci puoi guardare il gioco o puoi usarlo come tastiera. Però io facevo o la prima o la seconda media inferiore, e questo compagno di scuola, che era compagno di merende perché veniva sempre a casa mia a fare merende, mai una volta che io fossi andato a fare merende a casa sua, gli ho prestato questo giochino su insistenza di mia madre. Quando l'ha riportato era rotto, ma proprio rotto, schiacciato. Non so se l'ha fatto per cattiveria o senza volerlo gli è caduto, perché non lo riportava, si scordava sempre. Quindi con le batterie scariche gliele ho dovute cambiare ed era proprio sfondato il quarzo, tutto rotto. Quindi quello è stato anche uno dei giochi che ho avuto, che ci ho potuto giocare poco. Grazie amico, grazie di avermi fatto questo, grazie di essere stato mio amico per il tempo che sei stato mio amico, perché poi io sono andato a fare da un'altra parte la terza media inferiore. Non so se lui ha continuato in quella scuola. Comunque basta, non dico più niente. Caro il mio amico, che poi a te ne puoi e anche al nostro amico Claudio Wolf gliene può fregare di meno. Caro il mio amico Renzo Montagnani Everything, ti ho spiegato la mia esperienza riguardo ai videogiochi sin dalla mia più tenera età, cioè da quando ero proprio 3-4 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni, che giocavo con i biliardini che si azionavano attraverso volantini ai lati e frontalmente. Erano dei piani di legno bucati con degli ostacoli, molte volte avevano un percorso stradale con delle bandierine, tutto di decorazione. La pallina non doveva cadere nei buchi, ma doveva cadere solo lì dove diceva che ti davano dei premi. Tutto il contrario dei biliardini o flipper elettronici, dove invece deve cadere nelle buche meno che nella parte della buca che sta verso di te. Allora tutta la storia, le mie passioni con i videogiochi: mi piaceva giocare nell'Atari col gioco degli scacchi e barare, perché mettevo il livello più basso. Poi c'erano molti giochi brillanti dei quali non ho trovato però nulla in internet, tipo battaglia di carro armati o volo nello spazio, perché sono dei giochi così vecchi che chi riesce a fare funzionare quelle cartucce in un Atari è magico. L'Atari d'altra parte e anche la Commodore mi sembra che sono sopravvissute come marche, come anche la Texas Instruments o la Texas in televisione, però fanno delle componenti elettroniche. Pochi anni fa infatti erano usciti dei computer da scrittorio, pc da scrittorio ultra slim, non so se a marca Commodore o Atari. Quindi l'Atari, magari per un mercato ristretto statunitense, o magari hanno comprato la licenza per fare computer in qualche parte del mondo, continua a produrre l'Atari e la Commodore dei computer, però non si vedono massivamente. E comunque oggigiorno non ci sono più delle marche. L'IBM ha cessato di fare dei computer per il grande pubblico e li fa solo per le industrie, per gli enti di stato governativi, perché è difficile fare un computer con tutta la componentistica hardware e software propri. Quindi la maggior parte delle marche che stanno sul mercato impiegano dei microprocessori
delle schede grafiche, delle placche madri, dei ventilatori, degli alimentatori, tutto che appartiene ad altre fabbriche. Quindi addirittura il mio Motorola Moto X seconda generazione può darsi che utilizzi o una camera Sony o una filmatrice Samsung. Questo Nokia Asha 302 magari impiega una camera 3,2 megapixel che è della, magari in essenza è una datazione di una Samsung o di una Sony o di una Panasonic oppure di una Ilunga VC o chissà che. Quindi addirittura le marche di cellulari si intercambiano i pezzi fra di loro, tanto si fanno concorrenza, tanto noi crediamo che siano differenti Motorola, Samsung, XCT, no, e poi vabbè un'altra marca LG, che siano tanto differenti, la stessa Apple forse, che poi molta componentistica è in comune ed è fabbricata da una di queste industrie o da un'industria come quella dei microprocessori per cellulari che proprio non fa cellulari, come la Snapdragon. Quindi, come dire, è possibile che l'Atari, l'Intellivision e la Texas Instrument e la Commodore fabbrichino ancora computer per il mercato o componentistica, però non sono dei computer che si vendono massivamente, perché sono magari per determinate regioni degli Stati Uniti o del mondo, e poi non marcherebbe nessuna differenza, perché la cosa più essenziale è che un computer da scrittorio, per quanto ultra slim, ci abbia lettore di DVD, microprocessori di 4 nuclei, disco rigido di 1 terabyte, memoria eccetera. Poi la marca, tanto il microprocessore non è di sicuro né della Samsung né della LG né della Admiral né della Atari né della Texas Instruments, addirittura né dell'IBM, che IBM si è messa a fare servers e altre cose, magari i suoi computer sono degli ibridi, dei cloni che in parte hanno tecnologia e software IBM, in parte ce l'hanno Windows, in parte ce l'hanno quello che vuoi. E quindi, come dire, chissà come sono arrivato a parlare di questo, appunto dicendo che ormai l'Atari è fallita, ma io avevo visto qualche computer Atari ultimamente, ma non so se l'Atari produrrà ancora dei computer o no. L'Atari è nata il 27 giugno del 72. Adesso sono curioso, ve lo voglio confermare. Cavolo, non mi rispetta gli spazi la tastiera virtuale. Atari è stata una famiglia di home professional computer commercializzati dall'85 al 93. Fino al 93 hanno venduto computer quelli dell'Atari. Sì, sì, allora sono falliti anche come computer, perché fino al 93 hanno fatto computer fino al 93, e quindi no, in effetti quello che avrò visto io sarà stato un computer che non so, perché mi sembrava di averlo visto meno di 16 anni fa. Forse era Commodore. Allora l'Atari è fallita pure nei computer nel 93, che abbiamo detto qua.
93, sì. Allora amiga, forse era amiga, amiga pc. l'amiga 1200 restava l'unico modello appetibile, ma anche le sue vendite iniziarono a calare e rosse dal lento ma continuo affermarsi dei pc anche in ambito domestico. Nel 94 vide la fine della commodore e connessa dell'amiga. Il 29 aprile la società si mise in liquidazione. Ah, ecco, quindi anche nel 94, nel 93 l'Atari è fallita come computer, nel 94 è fallita la Commodore. Quindi che strano, io mi ricordavo di aver visto meno di 16 anni fa un computer Amiga e invece no. Che strano, c'ho una memoria. Vabbè, e vediamo Commodore, eh, pc Commodore. Avevo visto un Commodore pc, però no, sono tutti vecchi e allora non so che cos'è stato che io avevo visto meno di 16 anni fa, eh, un personal computer che sembrava ultra slim moderno, o Commodore o Atari o, o Amiga. Boh, forse mi confondo. Avevo anche visto una notebook Commodore e niente, cerco però. Ah, ecco qua infatti, un pc Commodore usato l'ho trovato, e vediamo di che anno è. C'ha un Intel Core i5, non dice l'anno, eh, e come si chiama, non dice come si chiama, però e vabbè, è questo che lo vende, non, però dice che è usato. E quindi io dico Core i5, quando è uscito il Core i5 è uscito nel mercato, mettiamo nel 2009, ecco. Quindi è vero, gli ultimi computer, Commodore, che poi non so se li continuano a fabbricare, ehm, il Commodore con Intel 3300, Intel 5 3300, sono usciti nel 2009. Quindi nel 2009 magari avrà cessato di fare i pc la Commodore. Ne ha fatti, ne ha fatti di tutti i tipi. Anche con un Asus M4 a 785M, con un processatore, con un microprocessore AMD Athlon 2, per chi sa. Comunque la Commodore pc sì, fino al 2009 ha fatto computer e poi non ne ha fatti più, comunque con materiale di altri. E
non so se adesso sì, penso che non fabbrichino più. Qua c'è un articolo adesso che sono le 21:46, non vi scoccio più. Hanno voluto inseguire la IBM e la IBM, quelli della Commodore, e si sono trovati su un allucinante baratro. E qua non riesco a leggere più nulla di quello che gli succede. Dice sulla cresta del baratro. Nell'83, vabbè, poi nel 76, 83, l'animale, la spettacolare ascesa e caduta della Commodore. Vabbè, comunque qua c'è un testo che non finisce più. Dal 92 al 94 la fine è vicina. Nel 93 la spettacolare ascesa e caduta della Commodore. Non si arriva mai alla fine. Un documento larghissimo, mamma mia. Una festa da Randall. Vabbè, io ho visto che l'ultimo modello della Commodore come personal computer è stato costruito nel 2009, però probabilmente con materiale assemblato, perché era già una ditta che stava fallendo e stava agonizzando. Infatti si trovano Commodore PC, si trovano degli esemplari vecchi in vendita del 2009, perlomeno che hanno microprocessori del 2009. Allora vi lascio, caro il mio amico Claudio Wolf, grazie di seguirmi, e caro mio amico Renzo Montagnani Everything, grazie di seguirmi e di farmi delle domande. Ci rivediamo. Ormai ho divagato molto, ho divagato troppo. In 43 minuti e 4, sappiate perdonarmi se ho divagato un po' troppo. Spero che il mio video vi sia piaciuto. Mi raccomando, ogni volta che vi piace un mio video diffondetelo, mettetegli like e commentatelo. Tutto quello che, caro Claudio Wolf, mi hai scritto nel chat, per favore fammi delle domande sotto il video, oppure mi raccomando a tutte e tutti che mi seguite, fate delle domande nell'angolo discussione del canale, perché vorrei avviare delle discussioni nel canale, non solo sotto il video. Vi saluto e vi lascio. Ciao dal vostro Santen Chan.